Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi vi parlerò di un oggetto necessario da avere in casa per i nostri gatti ed è il trasportino. In particolare vi parlerò di questo che è quello che ho acquistato io. Questo trasportino l'ho acquistato qualche mese fa su Amazon, ha costato €29,90 e sono abbastanza soddisfatta. Devo dire che io non faccio viaggi frequentissimi con i miei gatti, mi serviva più che altro un trasportino per portarli dal veterinario quando serve. L'unica pecca di questo trasportino, ma non è colpa del trasportino, è colpa mia che non ho valutato bene, è che è un po' piccolo. Infatti io ho Oscar che è un bel gattone grande e ci sta un po' a fatica. Quindi quando prendete un trasportino fate caso alle dimensioni del vostro gatto. In questo caso questo trasportino misura 58 per 38 per 33 o 33 per 38. Comunque per Oscar è un po' piccolo. La Lady invece ci sta abbastanza bene. Detto questo, io mi trovo abbastanza bene. Ha una chiusura di questo tipo, vedete, si preme qua e entrano i paletti sopra e sotto, quindi l'apertura è sicura. Questo è dotato anche di apertura superiore, che vi dirò mi fa un po' di timore perché mi dà il senso che si possa aprire quando il gatto pesa tanto. Comunque ho fatto la prova con Oscar e l'ho trasportato, non è successo assolutamente niente. E ovviamente si apre anche nel metodo classico, cioè aprendolo alla metà, aprendo qua i ganci come vedete, e si apre anche così. Sopra ha questi ganci per poter eventualmente attaccare una cinghia. A me non è mai successo, comunque si può fare. E secondo me questo è adatto per gatti medio piccoli. Quando trasporto i miei gatti all'interno metto sempre il loro cuscino, in modo che sentano il loro odore e si sentano più tranquilli. Quello che vi posso consigliare per l'uso del trasportino è di tenerlo sempre in casa e non di tirarlo fuori solo quando serve. Tenetelo in casa come fosse una cuccia, altrimenti se lo tirate fuori solo quando dovete portare il gatto dal veterinario, il gatto associerà il trasportino a qualcosa di spiacevole. Io lo tengo sempre a disposizione, lo uso come cuccia e infatti la Lady spesso e volentieri va dentro a farci le nanne. Ovvio che comunque poi il trasporto non è mai indolore, la Lady anche se va a dormire dentro al trasportino, poi quando effettivamente devo portarla dal veterinario fa dei pianti allucinanti, però perlomeno quando vede il trasportino né la Lady né Oscar scappano. Come fare in modo che i gatti simpatizzino un po' con il trasportino quando dovete usarlo? Beh, oltre a lasciarlo sempre a disposizione e mettere dentro un cuscino usato dai gatti in modo che sentano il loro odore, si sentano sicuri, potete usare anche tipo i feromoni, potete spruzzarli nel trasportino o nel cuscino prima di usarlo, quindi un po' prima, tipo un paio d'ore prima, e così aiuteranno il gatto a rilassarsi. Esistono anche degli spray alla valeriana, quindi naturali, potete spruzzare anche quelli sul cuscino e il gatto sarà stimolato ad entrare nel trasportino e gli piacerà tutto quell'odorino di valeriana. Potete anche fare un cuscinetto come questo che mi è stato regalato da una mia amica con all'interno dell'erba gatta, che così il gatto quando sente l'odore di erba gatta è attratto e potete metterglielo dentro e far entrare così il vostro gatto. Non forzate mai la cosa, cioè non prendete il gatto e lo sbattete dentro al trasportino, ma cercate di fare in modo di invogliarlo ad entrare da solo, attraverso il gioco o anche attraverso il cibo. Potete ad esempio mettere dei bocconcini di cibo davanti al trasportino in modo che il gatto pian pianino si avvicini, poi mettere dentro il cibo così il gatto è attratto ed entra, e potete fare questo esercizio anche nella vita quotidiana, cioè non solo quando il gatto deve essere trasportato dal veterinario.
ma anche tipo una volta a settimana potete abituarlo in questo modo ad associare al trasportino una sensazione piacevole o del gioco o del cibo. Quando riportate a casa il gatto, lavate bene il trasportino con acqua e sapone, in modo da togliere i feromoni della paura, che sono dei feromoni che il gatto rilascia tramite i polpastrelli e le sue ghiandole che emettono feromoni e che segnalano che quella situazione è di pericolo. Questi feromoni permangono molto a lungo negli ambienti e quindi dovete lavare il trasportino accuratamente, in modo che la successiva volta che lo usate il gatto non senta questi feromoni e non si spaventi anche solo per questo. Se il vostro gatto è già terrorizzato dal trasportino, provate pian pianino a lasciarlo in mezzo alla stanza senza porticina, la smontate, provate a farlo familiarizzare, provate a farlo giocare vicino al trasportino, provate a mettergli dei bocconcini all'entrata del trasportino, senza mai forzare ovviamente, sempre con calma e sempre creando una situazione piacevole per il gatto. Ovviamente sarebbe sempre meglio abituare fin da piccoli i gatti a viaggiare e ad entrare nel trasportino, così per loro sarà meno traumatico da adulti. Spero anche per questo video di esservi stata utile. Mi raccomando, fate domande, scrivete dei commenti qui sotto e iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto. Per oggi è tutto, io vi saluto. Ciao amici gatti e amiche gatte!